Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aprepitant Accord. Accordialt Care Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 4 novembre 2021. Cos'è Aprepitant Accord? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aprepitant Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Aprepitant Accord? Aprepitant Accord è un farmaco a base del principio attivo aprepitant, appartenente alla categoria degli antiemetici e nello specifico altri antiemetici. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordialt Care Italia SRL. Aprepitant Accord può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Aprepitant Accord 125 mg 1 capsule rigide più 80 mg 2 capsule RIG. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Accordialt Care SLU. Concessionario. Accordialt Care Italia SRL. Ricetta. RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo. Aprepitant. Gruppo terapeutico. Antiemetici. Forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni. Prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica altamente e moderatamente emetogena in adulti e adolescenti a partire dai 12 anni di età. Aprepitant Accord 125, 80 mg viene somministrato nel contesto di una terapia di associazione. Posologia. Posologia. Adulti. Aprepitant Accord viene somministrato per 3 giorni nel contesto di un regime terapeutico che comprende un corticosteroide ed un antagonista 5-HT3. La dose raccomandata è di 125 mg per via orale in monosomministrazione giornaliera un'ora prima di iniziare la chemioterapia al giorno 1 e di 80 mg per via orale in monosomministrazione giornaliera nei giorni 2 e 3 al mattino. I seguenti regimi terapeutici sono raccomandati negli adulti per la prevenzione di nausea e vomito associati con la chemioterapia oncologica emetogena. Chemioterapia altamente emetogena. Giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4. Aprepitant Accord 125 mg per via orale, 80 mg per via orale, 80 mg per via orale. Desametasone 12 mg per via orale, 8 mg per via orale, 8 mg per via orale, 8 mg per via orale. Antagonisti 5-HT3. Dose standard degli antagonisti 5-HT3. Vedere le informazioni sul prodotto per l'antagonista 5-HT3 selezionato per informazioni sulla dose appropriata. Nessuno. Il desametasone deve essere somministrato 30 minuti prima del trattamento chemioterapico al giorno 1 e al mattino nei giorni dal 2 al 4. La dose del desametasone tiene conto delle interazioni tra i principi attivi. Chemioterapia moderatamente emetogena. Giorno 1, giorno 2, giorno 3. Aprepitant Accord 125 mg, 80 mg per via orale, 80 mg per via orale. Desametasone 12 mg per via orale. Nessuno. Antagonisti 5-HT3. Dose standard degli antagonisti 5-HT3. Vedere le informazioni sul prodotto per l'antagonista 5-HT3 selezionato per informazioni sulla dose appropriata. Nessuno. Il desametasone deve essere somministrato 30 minuti prima del trattamento chemioterapico al giorno 1. La dose del desametasone tiene conto delle interazioni tra i principi attivi. Popolazione pediatrica. Adolescenti, dai 12 ai 17 anni di età. Aprepitant Accord viene somministrato per 3 giorni nel contesto di un regime terapeutico che comprende un antagonista 5-HT3. La dose raccomandata per Aprepitant Accord in capsule è di 125 mg per via orale il giorno 1 e 80 mg per via orale nei giorni 2 e 3. Aprepitant Accord viene somministrato per via orale un'ora prima della chemioterapia nei giorni 1, 2 e 3.
Se la chemioterapia non viene somministrata nei giorni 2 e 3, aprepitant accord deve essere somministrato al mattino. Per informazioni sul dosaggio più appropriato vedere il riassunto delle caratteristiche del prodotto, RCP, dell'antagonista 5-HT3 prescelto. Se insieme a aprepitant accord viene co-somministrato un corticosteroide, come ad esempio il desametasone, la dose del corticosteroide deve essere somministrata al 50% della dose usuale, vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. La sicurezza e l'efficacia della capsula da 80 mg e della capsula da 125 mg non sono state dimostrate in bambini di età inferiore ai 12 anni. Non ci sono dati disponibili. Generale, i dati di efficacia sull'associazione con altri corticosteroidi ed antagonisti della 5-HT3 sono limitati. Per ulteriori informazioni sulla co-somministrazione con i corticosteroidi, vedere paragrafo 4, 5. Fare riferimento al riassunto delle caratteristiche del prodotto dei medicinali antagonisti 5-HT3 co-somministrati. Popolazioni speciali, anziani, e 65 anni. Non è richiesto aggiustamento delle dosi per gli anziani, vedere paragrafo 5, 2. Sesso. Non è richiesto aggiustamento delle dosi in relazione al sesso, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione renale. Non è necessario l'aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione renale o per i pazienti con patologie renali allo stadio terminale sottoposti ad emodialisi, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non è necessario aggiustamento delle dosi per i pazienti con compromissione epatica lieve. Vi sono dati limitati nei pazienti con compromissione epatica moderata e non vi è nessun dato nei pazienti con compromissione epatica grave. Aprepitant deve essere usato con cautela in questi pazienti, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Modo di somministrazione. Per uso orale. Le capsule rigide devono essere deglutite intere. Aprepitant accord può essere assunto con o senza cibo. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Co-somministrazione con pimozide, terfenadina, astemizolo o cisapride, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Pazienti con compromissione epatica da moderata a grave. Vi sono dati limitati nei pazienti con compromissione epatica moderata e nessun dato nei pazienti con compromissione epatica grave. In questi pazienti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'aprepitant, 125 mg/80 mg, è un substrato, un moderato inibitore ed un induttore del CYP3A4. L'aprepitant è anche un induttore del CYP2C9. Durante il trattamento con aprepitant accord vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere aprepitant accord insieme ad altri farmaci come Activelle, Compressa, Activelle, Compresse rivestite, Aglae, Arianna, Belara, Benilexa, Briladona, Brileve, Compresse rivestite, Calindir, Cemisiana, Combiseven, Dailette, Depo-Provera, Dian, Drospil, Drosure, Drosurelle, Effimia, Effiprev, Egogin, Escapelle, Estinette, etinilestradiolo più drospirenone doc, etinilestradiolo più drospirenone doc gen, etinilestradiolo più drospirenone doc generici, etinilestradiolo Ipsa Farmaceutici Italia, Eve, Evra, Farlutal, Compressa, Fedra, Femiti, Filena, Gestodiol, Ginoden, Gracial, Armonet, Iadizza, Iaides, Inarc, Kipling, Kirkos, Chilena, Lasca, Lerna, Lestronette, Liladros, Loette, Lucil, Lusine, Lusinelle, Lutenil, Lutiz, Libella, Mercilon, Microginon, Midiana, Milvane, Minesse, Minulet, Miranova, Mirena, Miciclamen, Mifresia, Mimarigold, Miprimose, Mitulip, Miviolet, Compresse rivestite, Mivi, Naemis, Naomi, Nexplanon, Norlevo, Novadien, Compresse rivestite, Novinette, Novaring, Orap, Ornibel, Perlic, Planum, Practil, Primolut Nor, Provera G, Provera, Rifadin, Rifater, Rifina, Rifocin, Rubidelle, Rubira, Samsca, Sesonique,
Securgin, Serisima, Sibilla, Sibillette, Sidretta, Sidretella, Sirturo, Tolvaptanteva, Triminulet, Visofid, Yasmin, Yasminelle, Iaz, Ivet, Zoeli, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aprepitant Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aprepitant Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Contraccezione maschile e femminile. L'efficacia dei contraccettivi ormonali può risultare ridotta durante e per 28 giorni dopo la somministrazione di Aprepitant Accord. Nel corso del trattamento con Aprepitant Accord vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Aprepitant Accord può alterare lievemente la capacità di guidare veicoli, di andare in bicicletta o di usare macchinari. Capogiri e stanchezza possono insorgere dopo la somministrazione di Aprepitant Accord, vedere paragrafo 4.8. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza di Aprepitant è stato valutato in circa 6.500 adulti in più di 50 studi e in 184 bambini e adolescenti vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il trattamento con Aprepitant Accord deve essere interrotto, il paziente va monitorato e devono essere prese misure di supporto generali. A causa degli effetti antiemetici di Aprepitant, l'emesi indotta da un medicinale può non risultare efficace. Aprepitant non può essere rimosso con l'emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antiemetici ed antinausea, altri antimetici. Codice ATC. A04 ad 12. L'aprepitant è un antagonista della sostanza P umana selettivo ad alta affinità per i recettori della neurochinina 1, NK1. Trattamento, proprietà farmacocinetiche. L'aprepitant presenta una farmacocinetica non lineare. Entrambe la clearance e la biodisponibilità assoluta diminuiscono all'aumentare della dose. Assorbimento. La biodisponibilità orale media assoluta di Aprepitant è del 67% per dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici rivelano assenza di rischi per l'uomo sulla base di studi convenzionali di tossicità a dosi singole e ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva e tossicità dello sviluppo. Elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula. Ipromellosa, poloxamer, saccarosio, cellulosa microcristallina, involucro della capsula, 125 mg, gelatina, sosio lauril solfato, titanio diossido, e 171, ferro ossido rosso, e 172, involucro della capsula, 80 mg, gelatina. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aprepitant Accord a base di Aprepitant sono Aprepitant Teva, Atanto, Emend. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.